Mia moglie ed io siamo stati sposati per 15 anni prima che decidesse di andare in vacanza con le sue amiche. La sua vacanza l'ha resa una donna single. Non abbiamo mai avuto problemi nel nostro matrimonio. Almeno io non pensavo che ne avessimo. Viaggiavamo sempre insieme e ci assicuravamo di prendere ferie allo stesso tempo per poter andare in vacanza insieme. Era difficile farlo perché lei lavorava per uno studio legale e io lavoravo per una ditta di computer. Ci siamo incontrati molti anni fa a un seminario ed è stato quasi amore a prima vista. Eravamo sempre felici insieme, andavamo in chiesa ogni domenica. Organizzavamo cene con i nostri amici e andavamo al cinema e nei parchi. La sorprendevo anche con picnic ogni tanto. Stavolta è andata in vacanza con le sue amiche perché io non potevo prendere ferie. Non avevo giorni di vacanza disponibili e se li avessi avuti sarei dovuto tornare molto prima di lei. Ma quando è tornata dalla sua vacanza sembrava un po' diversa. Non era la solita persona affettuosa e coccolona. Era distante e parlava a malapena con me. Non riuscivo a capire cosa fosse cambiato in lei così all'improvviso. Voglio dire, ero sempre molto attento e le chiedevo cosa non andasse, ma non rispondeva. Ho provato di tutto per renderla di nuovo felice, da una fuga romantica all'acquisto di regali costosi, ma niente ha funzionato. Un giorno, durante la pausa pranzo, ho avuto l'inclinazione di chiamare una delle amiche di mia moglie e chiedere se fosse successo qualcosa in vacanza. La sua amica ha detto di no, che non sapeva di nulla. Ho interrotto e detto: qualcosa deve essere successo perché non è più la stessa da quando è tornata. Lei mi ha detto di contattare le altre donne. Erano in 4 ad andare in vacanza insieme, ma quando l'ho fatto, nessuna aveva risposte per me. Rimasi a pensare: cosa diamine è successo? Ha ricevuto brutte notizie o qualcosa del genere durante la vacanza? Ero così confuso e frustrato. Quando sono tornato a casa dal lavoro, lei era già a casa. Così le ho chiesto perché fosse così distante. E ovviamente ha detto che non c'era nulla di sbagliato e che sentiva che stavo esagerando. Una settimana dopo non era cambiato nulla e non avevamo avuto rapporti intimi da quando era tornata. Non era mai successo prima. Ero in uno stato di smarrimento su cosa fare. Mia moglie non mi diceva nulla e le sue amiche non mi dicevano nulla. Così, col passare del tempo, il suo atteggiamento nei miei confronti ha cominciato a deteriorarsi. Per quale motivo? Non lo so. Questo mi ha portato a credere che qualcosa non andasse. O nessuno sapeva davvero nulla, oppure stavano tutti nascondendo qualcosa. Abbiamo partecipato a una festa organizzata dallo studio legale per cui lavorava e ho notato che stava parlando con uno dei soci dello studio. Hanno guardato nella mia direzione un paio di volte mentre parlavano, il che mi ha messo a disagio. Così ho deciso di indagare su cosa stesse succedendo. Quando siamo tornati a casa, l'ho affrontata e le ho chiesto se mi avesse tradito durante la vacanza. Lei mi ha urlato contro e mi ha chiesto perché pensassi che avesse tradito con un gruppo di donne. Ho detto, non mi parli molto da quando sei tornata e sembri così felice di parlare con le tue amiche e i tuoi colleghi. Lei poi mi ha detto che era preoccupata per il lavoro e un po' stressata per alcuni impegni di lavoro. Ma io l'ho interrotta e ho detto, eri in vacanza? Poi lei ha detto, non proprio. Il mio capo mi ha chiamato un paio di volte per avere informazioni su alcuni casi. Dopo che me l'ha detto, ho sentito che stava mentendo, il che non aveva senso per me. Mi sembrava che uno studio legale avesse altre persone per ottenere quelle informazioni, ma presto avrei scoperto perché era distante. Il marito di una delle sue amiche mi ha inviato un messaggio mentre tornavo a casa dal lavoro e mi ha chiesto se potevamo parlare. Tieni presente che delle 3 donne con cui è andata, ne conoscevo solo 2. Così abbiamo deciso di incontrarci in un bar e lui mi ha subito detto tutto. Mi ha spiegato che aveva sentito sua moglie parlare al telefono con una delle altre donne. Parlavano di mia moglie. A quanto pare, il capo di mia moglie è andato in vacanza con loro. Non è andato subito con loro, ma è arrivato un paio di giorni dopo e per di più hanno condiviso la stessa stanza. Ero sotto shock totale. Mia moglie e il suo capo si frequentavano da almeno 6 mesi o più. Ero in uno stato di torpore. Poi ha detto, nessuno te lo avrebbe detto. L'ho guardato e ho detto, stai scherzando? Lui ha detto, no, non sto scherzando. Mi ha detto che volevano mantenere il segreto.
e lui si trovava per caso a casa quel giorno e ha sentito la conversazione. Ha detto che si è insospettito quando sua moglie è andata in un'altra stanza per fare una telefonata, cosa che trovava strana. Ha detto che è stato abbastanza silenzioso da camminare fino alla porta e ascoltare cosa stava dicendo. Dopo quello, sono tornato a casa arrabbiato e in uno stato di confusione. Ora capisco perché era distante. Quando sono entrato in casa, lei era in salotto. Non l'ho nemmeno salutata quando sono tornato a casa. Sono andato direttamente di sopra e non ho detto nulla. Ho fatto una doccia e sono andato a letto. Lei è salita circa un'ora dopo e mi ha chiesto se andava tutto bene. Le ho detto: no, non va tutto bene. Ho scoperto questa sera che mi hai tradito e hai effettivamente posto fine al nostro matrimonio. L'ho guardata e ho detto: domani chiamerò degli avvocati e ti consiglio di fare lo stesso. Poi ha cominciato a piangere, dicendo che le dispiaceva. Ha detto che aveva fatto un errore. Le ho detto di risparmiarsi la spiegazione. Ho perso le staffe con lei. Le ho detto: se eri infelice potevamo parlarne, andare in terapia o qualcosa del genere. Ma tu hai deciso di andare in vacanza, sapendo che io non potevo venire, per dormire con un altro uomo. Dopo di ciò, mi sono alzato e sono andato nella camera degli ospiti, e lei mi ha seguito. Cercava di abbracciarmi. L'ho allontanata e le ho detto di starmi lontano. Quella notte il mio mondo è cambiato. Il giorno successivo ho chiamato il mio capo e gli ho detto che avevo bisogno di qualche giorno e gli ho spiegato il motivo. Mi ha detto che era dispiaciuto per quanto successo e che potevo prendermi tutto il tempo necessario. Un mese dopo mi sono trasferito dalla casa. Non era di nostra proprietà. Eravamo alla ricerca di una casa da comprare dopo aver venduto la nostra alcuni anni fa, ma non ne avevamo mai trovata una che ci piacesse. Nel frattempo ho assunto un avvocato. Lui ha anche avviato le pratiche per il divorzio per conto mio. Oh, ho dimenticato di aggiungere che lei ha un figlio da una relazione precedente, che vive da solo. Questo è il suo secondo matrimonio. Io ho 48 anni e lei ne ha 49. Non ho parlato con la mia futura ex moglie da allora. Mi ha mandato messaggi dicendo che le manco, chiedendo una seconda possibilità, eccetera. Una settimana dopo ho ricevuto una chiamata da suo figlio che mi ha detto che aveva saputo del nostro divorzio. Sono stato onesto con lui e gli ho raccontato cosa era successo. Quello che mi ha detto dopo è stata una sorpresa. Ha scoperto che il suo padre biologico aveva lasciato sua madre perché lei lo aveva tradito durante il loro matrimonio. Ho detto a suo figlio che potevamo rimanere in contatto e anche uscire insieme se voleva, ed era il benvenuto a venire a trovarmi quando fosse stato in città. Un mese dopo, durante l'udienza per il divorzio, mia moglie si è avvicinata a me e mi ha chiesto un'altra possibilità. Mi ha detto che avrebbe rinunciato alla sua privacy. Possiamo fare terapia di coppia? Qualsiasi cosa. Ho detto: no, non riuscirai mai più a fidarmi di te. Lei si è allontanata ed è entrata nell'aula. L'udienza per il divorzio è durata circa un'ora. Lei se n'è andata con la maggior parte dei mobili che non volevo e ha potuto tenere una delle auto che avevamo. 2 settimane dopo ho scoperto che il capo di mia moglie stava divorziando. Sua moglie aveva scoperto che lui la tradiva con la sua presunta segretaria esecutiva e lo stava distruggendo economicamente. Da quanto ho sentito, la cosa disgustosa è che, mentre vedeva quest'uomo, stava ancora cercando di tornare con me. Cercherò di mandare un aggiornamento a storie di tradimento, ma non credo sia necessario. Siamo divorziati e la mia ex moglie lavora ancora nello studio legale con il suo capo. E così, dopo questa incredibile rivelazione, la mia vita ha preso una direzione completamente diversa. E voi cosa fareste se foste al mio posto? Fatemelo sapere nei commenti e non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altri video come questo.